Eccoci qua a Salò, buongiorno amici. Che ne dite se andiamo a farci un giro all'interno di Salò e prenderci un caffè? Questo è proprio l'ingresso principale del centro storico, almeno uno degli ingressi, poi c'è l'ingresso anche dall'altra parte, però questo diciamo è l'ingresso forse più conosciuto, più iconico di Salò. Qua, se vi ricordate, c'era anche una specie di presepe a Natale, ho fatto il video. Prima di entrare magari vi racconto anche qualcosa relativo a questo orologio, se magari vi può interessare. Allora, le sue origini risalgono circa al 200 e faceva parte delle mura difensive della città. E questa che vedete, questa porta d'ingresso, tra poco ci entriamo, era l'accesso principale al borgo appunto fortificato, chiamato in passato Porta della Rocca o Porta della Fossa, e ancora oggi magari avete sentito parlare di questo nome, magari qualcuno ha detto ci troviamo qua alla fossa, entriamo dalla fossa, e questo era il nome di questa entrata nelle origini. Il leone che vedete qua sopra è il simbolo della Repubblica di Venezia, che naturalmente è la testimonianza del lungo periodo di dominio veneziano sul Salò, e qui c'è veramente una lunga storia. Mentre l'orologio, che vedete molto elegante, risale circa al 700 ed è opera di Bortolo Antonio Bertolla, era un orologiaio della Van di Non. Questo è un po', insomma, due indicazioni che a me incuriosivano, che mi sono preso su questa parte di Salò della Fossa. Però procediamo. Allora, io sono abbastanza guarito dall'influenza, la giornata non è bellissima, stamattina c'era sole, però visto che poi ci saranno altri giorni di pioggia, credo 2 giorni di pioggia, ho detto fammi uscire a fare qualche video. Non sarà ancora un video lunghissimo, però vi faccio vedere com'è Salò. Oggi è il 30 gennaio, giovedì. Ed è sempre molto caratteristica. Adesso ci spostiamo sul lungolago, Faccio questo vicolo molto carino, eccolo qua. Sapete che ogni anno io vedo sempre più palme sul lago di Garda, ma stanno andando di moda le palme, non lo so, io una volta non ne vedevo così tante, oppure magari ditemelo voi, non le notavo io 10-20 anni fa, adesso le noto e ne vedo sempre di più. Ovunque mi giro c'è qualcosa che ricorda comunque le palme. Che carino questo angolo. Ma Salò è proprio veramente una piccola perla, guardate che posti. E là ecco il lungolago, c'è anche un po' di sole, andiamo a prenderci un caffè. Ecco il bellissimo lungolago di Salò. Non so se vi siete mai chiesti da dove deriva il nome Salò. Allora, è sempre un po' difficile. Io ho fatto una piccola ricerca e ci sono varie teorie. Io vi racconto queste 3, poi scegliete quella che vi piace di più. Sembra che ci sia stata una regina etrusca, che la fanno appunto a risalire a questo nome, a Salodia, che avrebbe abitato nella zona, e poi il nome Salodia ha dato il nome a Salò, sembra. Oppure ho trovato anche questa ipotesi: c'era un magistrato di nome Lacumone Salò con 2 O. Oppure ancora sembra che
Diciamo, alcuni attribuiscono il termine latino saludium, che indicava le sale delle ville romane presenti sul lago. Quindi queste sono tre ipotesi. Che mattina tranquilla, eh? Ma Salò è abbastanza tranquilla anche d'estate. Vi ricordate i video che ho fatto? Non c'è mai tantissima gente. Quando passo davanti a questa via mi fermo sempre perché mi piace tantissimo. È una via di collegamento con le vie interne del centro. Mi piace il palazzo dietro, che se notate riporta ancora, come vedete, la forma neoclassica delle colonne greco-romane pitturate, e poi queste palme. Come vedete l'età media è alta, mi sento giovane. Però è bello quando uno ha tempo, in pensione, si fa la camminata qui. Poi c'è anche chi lavora, chi consegna i pacchi, e c'è chi fa i video come me. Mi rilassa molto, non so a voi, questo movimento delle barche a vela, con questo suono misto di acqua e parti della barca a vela. C'è questi suoni che si fondono, l'acqua con i rumori della barca a vela proprio. È rilassante. Andiamo a berci un caffettino, che dite? Io vi faccio sempre notare la bella architettura di questi palazzi che, come dico sempre, oggi non si fanno più così, o in maniera ridottissima. Là c'è un'esposizione di quadri. Oggi le case sono sempre più asettiche, probabilmente rispecchiano la società di oggi, no? Molto meno romantica, più asettica. Intende una società basata più sull'aspetto funzionale delle cose rispetto all'essenza. Qua i pensionati si ritrovano. Guardate che tranquillità. Io sto continuando a mettere e togliere gli occhiali. Perché dipende dalla luce, a volte mi dà fastidio, a volte no, dipende da dove guardo. Però mi scoccia tenere gli occhiali se non c'è sole. Già la berretta, la sciarpa. Adesso vi racconto due cose su questo palazzo che a me piace tantissimo, e anche qui naturalmente ci sono le palme. Allora, questo è il palazzo della Magnifica Patria. Come vedete, sul lungolago, ha una vista stupenda ed è oggi la sede del municipio, ma era il palazzo della Magnifica Patria. E il palazzo prende il nome appunto dalla Magnifica Patria. Non so se lo sapete, ma era un'unione di comuni della zona del Garda bresciano che dal 1387 al 1797 godette di una certa autonomia sotto la Repubblica di Venezia, e Salò ne era la capitale. Guardate che magnificenza. Poi hanno aggiunto le palme. Il palazzo era la sede del Consiglio della Magnifica Patria, dove si riunivano i rappresentanti dei comuni per poter prendere decisioni importanti. Buongiorno amici, scusate l'interruzione, ma mi sa che il microfono che io utilizzo normalmente, no, mi guardavo in giro perché guardavo se era qua intorno, ma ce l'ho nello zaino. Il microfono che utilizzo normalmente, quello che metto qui,
e che dovrebbe attenuare moltissimo i rumori esterni, evidenziando la mia voce, io credo che in tutto il video non abbia funzionato, perché risentendo il video adesso sento veramente un sacco di rumore che in realtà mentre io camminavo non sentivo neppure tutti quei rumori. Probabilmente il telefono senza microfono specifico esterno va a catturare tutti i rumori e li amplifica, quindi non c'era quel caos che sì, un po' sì all'inizio, ma sul lungo lago non c'era tutto quel rumore che io risento adesso nel video, quindi non preoccupatevi. Vabbè, continuiamo il video. Questo palazzo però nello specifico fu costruito nel 1524 su progetto di Jacopo Sansovino, un architetto molto importante del Rinascimento. Peraltro leggevo che nel 1901 ci fu un terremoto fortissimo e lo danneggiò gravemente e poi venne ricostruito e ristrutturato. Guardate che spettacolo! Poi non so se avete mai notato tutte queste decorazioni qui all'interno. Poi sapete che qui all'interno io ho letto, però non so se sia vero, ma qui dice che il palazzo, nella sala consigliare c'è il busto di questo Gasparo da Salò, che fu il famoso liutaio, inventore del violino moderno. Piaceva andarlo a vedere. Comunque, se quando passate di qua alzate un po' la testa, notate tutte queste incisioni e pitture originali del palazzo che sono veramente, veramente stupende. Però adesso io cercavo un bar per un caffè e questa è la famosa e suggestiva Piazza della Vittoria. Io per adesso mi fermo qua con i cenni storici, non vorrei annoiare troppo e andiamo a berci un caffè. Mi piacciono tantissimo queste palme, sia quelle piccoline che, come ho detto in un altro video, secondo me sulla passeggiata di Desenzano potevano metterle. E poi guardate che belle queste palme alte, danno proprio un senso di vacanza. Mi ricordo anche un po' la Costa Azzurra, che a me piace così tanto. Anche lì vedete. Poi io per il resto magari qui avrei messo qualcosa un po' più di verde, ma fa niente, dai, c'è comunque il lago che ci pensa a riequilibrare se c'è troppo cemento. Ma qua un caffè posso prenderlo, dai, prendiamoci un caffè qua, se il bar è aperto. Ecco, sono entrato qui in questo bar, siamo proprio vicino a Piazza La Vittoria e siamo qua davanti al lago. Molto carino. Ovviamente qua fuori non è riscaldato, però non fa freddo. Adesso portano il caffè. Ecco, Salò si distingue sempre per la classe. Se l'uccellino non mi porta via, mi hanno portato, e poi vi dico anche il prezzo, anzi ve lo dico subito, cioè siamo a Salò, guardate che bello, la fettina di torta, il bicchiere di acqua, e siamo davanti al lago e me l'hanno portato al tavolo, quindi secondo me merita questo posto. Non mi ricordo il nome, vabbè, comunque lo vedete, siamo qua davanti alla piazza.
che stupido che sono, ma c'è scritto qua Parcadero Caffè. Comunque vabbè, probabilmente l'influenza non mi è ancora passata. Ho zuccherato il caffè, anche il bicchierino dedicato, vedete la Illy. Mi piace molto questo servizio, io ve lo consiglio questo bar, la ragazza è molto carina, simpatica. Beviamoci questo caffè, finalmente dopo tanto tempo che non facevo video perché non stavo molto bene con questa influenza. Finalmente sono qua nel mio lago a godermi un bel caffè davanti al lago. Al microfono dà fastidio forse, ma speriamo di no. Mescoliamo il caffè e prendiamoci insieme questo caffè qui a Salò. Che dite? Buon caffè. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, molto importante, per voi è un semplice click, ma per il mio lavoro è veramente molto importante, e se volete potete supportare anche questo canale attraverso un abbonamento mensile, costa €1 qualcosa, €1,50, €1,99 al mese mi sembra per voi. Il 30% da YouTube, a me arriva €1,50, mi pagate un caffè al mese, diciamo. E che vantaggi avete? Niente, nel senso che non ci sono vantaggi, ma semplicemente mi aiutate a supportare il canale. Poi non è detto che un domani ci saranno dei vantaggi, perché sto pensando anche a dei video magari, che ne so, speciali delle mie vacanze, qualcosa, non lo so, ci sto pensando, però intanto supportatemi. Ci vediamo al prossimo video.